Damiano David, il concerto milanese che racconta cosa è cambiato dentro. Canto da solo, perché qualcosa in me si era rotto. Milano, 8 ottobre 2025. Il forum di Assago era pieno già dalle prime ore prima dell'ingresso, ma quel che ha catturato davvero l'attenzione non è stato uno show normale. Era un artista che ha scelto di mettersi a nudo davanti al pubblico, nel momento in cui qualcosa dentro di lui ha ceduto. Un giorno qualcosa si è rotto dentro di me. Sentivo di non essere capito in ciò che volevo trasmettere, ha confessato Damiano David durante la sua prima data italiana da solista. Era già noto che Damiano stava per cambiare pagina. Nel maggio 2025 ha pubblicato Funny Little Fears, il suo primo album da solista, che tratta paure, desideri, relazioni e ricerca interiore. Ma il concerto milanese non è stato solo una vetrina delle sue nuove canzoni. È stato un racconto personale di rottura e ricomposizione. Un racconto diviso in atti. Damiano ha spiegato di aver costruito lo show in 3 parti. La prima copriva la sua vita fino ad oggi, gli anni con i Måneskin, l'energia, l'emozione, tutto ciò che lo ha portato fin lì. Tutto è stato gigantesco, velocissimo e super emozionante. E per tantissimo tempo è stata la parte più bella che la vita volesse darmi, ha detto al pubblico. Poi, ha raccontato, è arrivato quel momento di rottura. Poi sono cresciuto. Un giorno qualcosa si è rotto dentro di me. E con la seconda parte dello show ha affrontato il periodo di disconnessione, i conflitti interiori, quel senso di separazione che non aveva niente a che fare con rancori verso la band. Infine, la terza parte era la rinascita, rappresentata dalle tracce del suo nuovo percorso. Ho scritto questo disco e ho capito che ero triste perché la mia vita era perfetta, ma non rispecchiava la mia idea di perfezione, ha spiegato. La perfezione che lo circondava, successo, fama, riconoscimenti, non coincideva con ciò che sentiva dentro. Non era la mia idea di perfezione, era l'idea di qualcun altro. Ha aggiunto con schiettezza che a 26 anni certe certezze non ci sono. Non ce l'ho nemmeno adesso. Sto provando cose. E ha detto che ama pensare a questa fase come l'inizio della sua seconda vita. Mi piace dire che la mia seconda vita sia iniziata dopo questo disco. Sulla rottura con i Måneskin. Niente colpe, solo un'evoluzione. Uno dei momenti più attesi era la spiegazione, come uno che vuole che chi ascolta capisca. Damiano ha precisato che non si trattava di gelosie, tradimenti o conflitti con i compagni di band. Questo non ha niente a che fare, voglio specificare, con gli altri componenti della band. Non è stato perché l'amore fosse finito o ci odiassimo, o stronzate del genere. Era una cosa solo mia. E dunque per risolverlo non c'era altra possibilità che fare qualcosa da solo. Il problema ero io e non la band, ha dichiarato. Ancora ha detto che all'origine di tutto non c'era un gesto esterno, ma una frattura interna. Dentro di me qualcosa si era rotto. In questa prospettiva, la scelta di percorrere una strada solista è una necessità, non un affronto. L'Italia è quel tremore che vale più di un palco. Torniamo all'Italia. Per Damiano, il palco nazionale ha un peso emotivo speciale. L'Italia è l'unico posto che ancora mi fa tremare, ha ammesso. È come se ogni ritorno al paese fosse un pendio su cui continuare a camminare con cautela, cercando equilibrio. Ha anche scherzato, ma con verità. L'Italia è l'unico posto che ancora mi fa cacare sotto, quando ha voluto esprimere la tensione dell'attesa, dell'essere di casa e non di casa. Un duetto a sorpresa e il suono del presente. A metà concerto, una sorpresa che sa di riconoscimento. Cesare Cremonini è salito sul palco e ha duettato con Damiano in La nuova stella di Broadway. Cremonini l'ha definito così. Questo ragazzo lo amo perché dentro il suo cuore c'è un'anima profonda. È stato un gesto non da star solitaria, ma d'artista che riconosce un altro artista. Musicalmente, Damiano si è contenuto, quasi niente show visivi, poche coreografie, un palco essenziale dal sapore club anni 70. La scelta è chiara, dare spazio alla voce, al testo, all'intenzione. In scaletta ci sono i pezzi del suo repertorio solista, Born with a Broken Heart, Next Summer, le tracce di Funny Little Fears e anche una cover di Nothing Breaks Like a Heart di Mark Ronson. Ha chiuso con un bis potente, lasciando sul palco l'idea che questo racconto, quello interiore e artistico, continua oltre la sera.